Questa è la nuova Kia Niro, non un restyling, un modello completamente nuovo che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Grazie a Mattiauda Motors di Bra per aver prestato questa nuova Kia Niro a Terzo Garage. Già nel frontale appaiono le forti differenze con la generazione precedente. Intanto qui abbiamo 3 fasce cromate, 3 numero perfetto, a dividere la mascherina dalla calandra sugli olivelli e l'estrattore anteriore, dove appena sopra troviamo anche il radar per il cruise control adattivo. Poi abbiamo i cerchi da 18 pollici e qui abbiamo questi particolari fari con questo disegno quasi a ispirare un grafico. Oltre che dei cerchi diversi, l'allestimento Evolution, che è questo top di gamma, si caratterizza anche per la presenza di questi fascioni paracolpi laterali a contrasto rispetto alla tinta della carrozzeria, così come capita con il montante C, cioè l'ultimo montante laterale, che come vedete ha un colore diverso. In realtà, oltre a essere un elemento particolare dal punto di vista del design, questo montante ha anche una funzione aerodinamica, perché, se riesco a farvelo vedere, di fatto è una presa d'aria che consente ai flussi di passare più velocemente a fianco della vettura in modo da diminuire la resistenza proprio all'aria, tant'è che il CX è di 0,29. Il portellone posteriore è elettroattuato su questo allestimento, quindi va su da solo ed ha accesso a un bagagliaio da 451 litri, piuttosto regolare nella ampiezza. Qui sotto abbiamo anche la ruota di scorta. Anche così, volendo, possiamo ampliare la capacità con questo sistema flessibile. Vedete? In pratica abbiamo questa parte che si flette, che si piega, e quindi mi crea un altro vano di 7-8 cm da sfruttare ancora. Su questa nuova Kia Niro devo dire che i comandi elettrici per sistemare il sedile del conducente sono davvero molto comodi. Si può decidere per una guida più alta, per una guida più bassa, più sportiva. Questo è un crossover che permette davvero di impostare facilmente, per qualsiasi tipo di corporatura, un'ottima postazione per condurre la macchina. Abbiamo come motore un sistema ibrido che combina un motore benzina 1600 da poco più di 100 cavalli aspirato insieme a un motore elettrico da un'altra quarantina di cavalli. La potenza totale di sistema è 141 cavalli, cosa che permette di spingere la macchina da 0 a 100 in poco più di 10 secondi. Nelle accelerazioni brevi il motore elettrico dà una buona spinta a quello termico. Se si preme a fondo l'acceleratore, lo stesso termico si sente, però l'intero abitacolo è molto ben insonorizzato e quindi molto confortevole anche sui viaggi lunghi. Quando funziona solo il motore elettrico abbiamo l'indicazione EV sul cruscotto. In questo caso siamo in salita, quindi da solo il propulsore a zero emissioni non ce la fa, ha bisogno ovviamente del benzina
che lavora in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Molto dolce, funziona bene e volendo si può anche usare con le palette al volante. La macchina pesa circa poco meno di 1500 kg, ma anche in queste strade piuttosto ripide, diciamo, questa è una salita breve però abbastanza impegnativa in alcuni tratti, assolutamente non soffre e il sistema che la spinge appare adeguato alla massa. Anche le sospensioni lavorano bene, assorbono bene le asperità del terreno, proprio solo sulle buche più profonde chiaramente fanno sentire la loro presenza. Buona la frenata, dà una buona impressione di sicurezza, si ha l'impressione di poter arrestare la macchina in spazi adeguati e quindi ci si riesce a regolare bene. I consumi, il consumo medio è comunicato in 4,4 litri per 100 km sul ciclo misto. Qui siamo un po' più alti, siamo intorno ai 16, 9, 17, però diciamo che per la stazza di auto io direi che è un consumo buono. Anche quando c'è da scalare il doppia frizione lavora molto bene e permette di inserire bene la macchina in curva e fa sentire la macchina ben salda sull'asfalto. Tra gli ADAS, oltre alla retrocamera di parcheggio e il cruise control attivo, c'è anche il centraggio di corsia. E poi la frenata automatica d'emergenza, il monitoraggio dell'angolo cieco, la possibilità di far sì che l'auto rallenti automaticamente quando si avvicini a curve pericolose, che riconosce utilizzando i dati del navigatore. Il cruscotto digitale è un 10 pollice 25, stessa dimensione del sistema touchscreen per l'infotainment, che sono diciamo incorniciati da un'unica palpebra. Questo rende la plancia anche molto elegante e anche un po' futuristica, ha un disegno a chiudersi, quindi anche un po' una specie di punto di fuga dal punto di vista della prospettiva, e qui si aprono le bocchette del clima. Il volante, dicevamo, due razze, i soliti comandi degli ADAS, cruise control adattivo e gli altri sulla parte sinistra, sulla razza sinistra, infotainment telefono sulla parte destra. Qui abbiamo il comando per segnalare, anzi scusate, per settare la modalità di guida, che può essere Eco oppure Sport. Questo, che è un piccolo display diciamo in orizzontale, permette o di comandare il navigatore e quindi impostare diciamo la via di casa e altre ricerche, oppure anche di andare a comandare la radio e gli altri media che possono essere collegati ad esempio via Bluetooth. Invece, premendo il tasto del climatizzatore, qui appaiono i comandi del clima. Possiamo anche solo diciamo mandare l'aria fresca solo a chi sta guidando oppure a tutti e due i passeggeri, impostare la temperatura anche dai rotori e anche la forza della pentola. Se andiamo a impostare la retromarcia
appare sullo schermo la retrocamera di parcheggio e ricordo che la retromarcia in questo caso, a differenza della Niro della generazione precedente, è attuata dal motore elettrico, mentre prima era una retromarcia veramente meccanica. Questo ha anche consentito di ridurre il peso del cambio automatico. Dalla schermata home io posso scorrere e andare a vedere le diverse impostazioni, tra queste anche quella che mi permette di capire l'efficienza del sistema ibrido. Una curiosità: qui abbiamo i due portabottiglie che, se rimanessero così, come dire, anche come portabicchieri, forse sarebbero troppo ampi per contenere davvero i contenitori cilindrici. Premendo qui salta fuori questa aletta circolare che consente invece di fermare davvero bene le bottiglie o i bicchieri, e poi volendo si riportano indietro e si riapre lo spazio per magari mettere altre cose. Particolare anche il disegno dei sedili anteriori, perché questo spazio di fatto serve per appendere delle giacche oppure degli altri vestiti. Lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori è molto ampio, tanto per le ginocchia, tanti centimetri per la testa. Qui il sedile, seppure quello del passeggero, è regolato sulla mia altezza, quindi di 1,90 m, quindi io sicuramente sto molto comodo. Lo stesso vale per chi si siede dalla parte opposta. Per chi sta in centro magari avrà qualche impedimento coi piedi, perché il pavimento ha un certo rialzo proprio in metà, però nonostante questo lo spazio sul divano è davvero molto comodo. Ed è da ricordare che sotto il divano c'è la batteria del sistema ibrido. Anche durante la marcia possiamo inserire la modalità sport, e proprio mentre si sta viaggiando si sente un piccolo boost del motore inserendo lo sport, anche quando si è già abbastanza in velocità. Inoltre la risposta dell'acceleratore è molto più pronta, si sente davvero anche in curva. Proviamo l'inserimento buono. Con la nuova Kia Niro Full Hybrid è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti, alla prossima!